Abbiamo iniziato. Ciao Elisa. Ciao Lucio, da quanto tempo? Quanto tempo? Che bei capelli. Beh, veramente tanto. Hai visto? Che Sono giusta. veri. Eh? Esatto. In Sì. compagnia del tuo cagnolino Bassotto, siamo qua Sì, la per tu. mitica è qui, Vedi? ferma, non so se si vede. Siamo Sì. Bassotti su tutti i cuscini, ma ce n'è anche uno vero in carne e ossa, in La carne Bassotta che ha canina. fatto una mega sessione con me Esatto, quindi e te si la è... sei portata perché così Sì, ti certo. aiuterà anche stavolta. Nuovo viaggio con disegni e nuovo obiettivo. Questa volta vediamo se vedi le entità mentali o chissà che cosa. Vediamo I, cosa vedo. i punti non li ripeterei, tanto li hai già detti a me, quindi iniziamo, prego. Va bene. Mi soffio il nasino. Soffiati il Così, nasino, va bene. così. Faccio delicata, scusate. Tranquilla. Se fossimo in Giappone saresti già Sì, è bannata. vero. Però Però potrei, anche il vabbè, Brasile è sputare, così. vero? No, com'è? Loro sono Ehm, per lo sputo? No. no, forse i paesi Non arabi, so, sai. c'è Non qualcuno. lo so, paesi arabi. Allora, vediamo. Adesso la bassotta deve stare lì. Ok. Allora, Ok. benissimo, hai già chiuso gli occhi, trova la tua posizione più comoda, anche rispetto alla bassotta. Inizia a trovare la tua dimensione ideale nella respirazione, inspira ed espira serenamente. Ci prepariamo per questo bellissimo viaggio e, come da tua richiesta, adesso ti farò un'induzione veloce. Inizia il viaggio 10, 9, 8, 7, 6, 5. Scendi, scendi. 4, 3, 2, 1. Allora, una specie di tubo, come se fosse un acquascivolo, e vado giù, 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 giù. Un tunnel, un tubo. Ci sono un po' di ondine, cioè vado a destra, a sinistra. Vai in fondo al tubo. È molto lungo, Mhm. quasi come se fosse una nave uscita, mi sembra, sai, come se fosse un ovale. Ok. Un ovale orizzontale o verticale? Diagonale. C'ha un fondo e un alto. Il tubo è nero, sei al buio? È buio, abbastanza buio. Le pareti sono come se fosse una membrana, non è metallico, non è terra, mi sembra una membrana, eh,
non umana, come posso dire, naturale, biologica. biologica. Mm. Quindi non è liscio il tubo. No, è un po' variegato, Mhm. striato. Come ti senti a scendere in questo tubo? Mi sento un po' inquieta perché è come se andassi, ma non andassi da nessuna parte. Sto lì, dentro questo Scivolo. scivolo. Stai scivolando. Sto scivolando, come se, presente negli acquascivoli, con i piedi in fondo, vanno prima i piedi, poi la Mm. testa. Fai delle Però è come curve se faccio per un po' di curve, un po' e come vai, i bob, quelli sulla mm, neve. vai Un verso il po' così. basso. Vado verso il basso, però non so perché mi viene da dire che è diagonale, però sto andando verso il basso. Vado verso il basso, effettivamente. Ok, quindi è il tuo peso E il che mio ti... peso Bene, sotto è come se avessi anche un po' d'acqua, non so, cioè non faccio attrito. Vado giù, scivolo, perfetto. Guardati le mani o una mano. non ce l'ho, Toccati la testa. non ce l'ho. Sei anima? No? Sono io, Sei tu? sono io, È la tua anima. sono io. È giorno o notte? È notte, buio. C'è una luce più in là, ma è buio qua. Oh, E il tuo corpo sta dormendo? il mio corpo non lo so dov'è. Cercalo. Se sei tu, sei anima. Se sei anima, puoi uscire dal tubo. Vuoi? Ti aiuto Io io. non ce la faccio, non mi piace stare qua. Non ti piace? No, no, Va bene. sempre Allora, adesso esci dal tubo al mio 3. 1, 2, 3. Dove sei? non è facile, Non è facile. non è Sei, usci- facile. sei uscita? Io, Lucio, scusa, mi si stanno alzando le mani. Scusa, ho bisogno di fare sta cosa, la faccio. Falla. Non se fossero leggere, non le sento. Ok. Non Come le ti sento. senti? Che emozione hai in questo momento? Mi sento ingabbiata. È come se adesso non avessi il controllo del corpo. Mi sento. Allora, se razionalizzo sento le braccia in alto, ma non le sento. Non so se te lo so spiegare bene questa cosa. Ok. Vediamo fino a dove vanno le braccia. Ok. Adesso come ti senti? Come se fossi un po' alleggerita. Un po', scusami? Sono sempre al buio, alleggerita, sono sempre al buio e sono sospesa. Intorno non c'è niente. Non sei più nel tubo. Non sono più nel tubo, è come se adesso ci fosse aria scura, ma aria. Benissimo. A Aria, sì. quanto vibri, Elisa? È venuto 8,90. 90. Milioni? 8,90 milioni? 8,90 milioni. Ok. 8,90. Ti sento un po' bassa, quindi ma prova se Ok, puoi ad alzare un attimo. parlo un po' più. Ok, Bravissimo. Consapevolezza, quanto stai? Numero che ti viene, percentuale che ti viene. 95. Ok, la tua anima rispetto al tuo spirito, quanto incide sul totale 100%? 88.
Ti dico i numeri di getto, senza pensare Sì. troppo. Quante vite precedenti hai in questo momento o parallele? 117. A quanto equivale il tuo cervello utilizzato, considerando che corrisponde alle tue capacità medianiche? Mi è venuto 35. 35. Va bene, andiamo a una di queste notti in cui vedi delle persone. L'ultimo caso o il caso più importante. Vai lì. Allora, io dormo, in genere dormo. Poi mi sento toccare, trascinare, guardata, sento braccia che si allungano verso di me. Adesso provo a vedere se vedo qualcosa, insomma, soldi che dormo. Concentrati sulle braccia. Vedi le mani più vicine? Allora, le mani sono a fianco al corpo, Ti sto toccano? dormendo. Ah, le mani, io parlo delle mie mani, le mie braccia sono attorno, in fondo al corpo, sono attaccate al corpo. E le mani che cercano di cingerti? Cercano di afferrarmi il braccio. Sono sulla destra, non capisco, non Guardale vedo. queste mani Sono sulla molto destra. alte. Allora, è come se fosse un'entità, chiamiamola, perché non vedo niente, ma la percepisco molto alta. Mhm. Quante Molto dita alta, ha anche questa perché mano? io sto sul letto alto, alto rispetto, come se fosse a soppalco, ecco. Quante dita ha? Allora, a me sembrano secche e lunghe. Strette Secche e e lunghe. lunghe, strette e lunghe. È come se Contale. mi volessero trascinare. Conta, Sono conta le dita. 1, 2, 3, 4. Sono 4 lunghe e forse il pollice un po' corto, cortino, unghiette lunghe. Eh, Pollice opponibile, come il nostro. più o meno, non proprio come il nostro, non è articolato come il nostro. Ha unghie, Questa questa cosa mano. adesso, in questo momento, mi sta trascinando a destra Bene. e Tu ha preso le braccia, mi sta trascinando a destra, bene. Tu a portati in destra e centro. come solitamente anche di notte sulla destra mm, e sta trascinando, però non la vedo Ok. in faccia. Ok. Elisa, torna indietro nel tempo. Al momento in cui non ti ha mai toccato. La mano sulla destra del tuo corpo si avvicina e tu ferma il tempo. Questo è il tuo set cinematografico. Hai bloccato e messo in pausa le due linette verticali, il tuo film. Tu sei tutto, la regista, la scenografa, la sceneggiatrice, la tecnica delle luci, la tecnica dell'audio, la montatrice, tutto, e tutti quelli che non ho detto. La produttrice e anche la spettatrice del tuo film. Adesso diventi tecnica dell'illuminazione, sì, dell'illuminazione e accendi un faro da stadio tra te e la mano ed osservi a partire dalla mano le caratteristiche di questa entità. Numero di dita me l'hai detto, ha unghie Sì, ne- nere, ha vene, ha le braccia sottili,
secondo me questa cosa che ancora non vedo benissimo, potrebbe avere anche delle corna, Di che colore è la tipo pelle? ariete. La Mm, pelle è verde nera, le verde corna nera. sono nere. Quanto è alto? È alto, sarà, se una casa è 2,80, questo è 2,40, 2,30. Chiedigli prima Ah, di, in attesa che lo vedi, chiedigli come si chiama. Alan. Come? Alan. 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 Maschio, quindi? Sì. Digli di mostrarti, perdonami, i genitali, così da verificare che è maschio. Liscio. Liscio, non ha niente. Non ha niente. Quindi come Non- fa a definirsi maschio se è no, no gender? Perché, aiuto, perché io percepisco che è maschio, lui dice che è forte e c'è questa sorta di forza virile, chiamiamola, è maschio. Ha un'anima, Alan? Secondo me no, non me lo Ok. dice nessuno. Ora ti faccio questa Molto domanda. scuro, sì, Mhm. Ti faccio una domanda, non ti preoccupare, stai con me, sì, siamo sì, tutti felici e siamo tutti in felice. una situazione Felicissimi in questo momento. Vai. sicurezza, tranquillamente. È un No, dai, demone? la prendo un po' a ridere. È un demone? Secondo me è un demone. Chiediglielo. Allora, questo qui è come se fosse fiero. Un demone. È come se fosse fiero. Ha un po' la cattiveria che potrebbe avere nel mio immaginario un cane inferocito, arrabbiato, un po' di bava, denti, un po'. Presente quando Mhm. i cani sono molto. Sì, sì. Viene Chiediglielo. Sei arrabbiato. arrabbiato, Alan? Sei arrabbiato? Cosa ti Molto. risponde? Non risponde, però sì, io percepisco narici larghe, arrabbiato, è inferocito. È Ti fa inferocito. paura, Elisa? Mi fa paura, sì. Ok. Non vedo gli occhi. È Dove sono? tutto. Cercala questa paura nel tuo corpo energetico. Dimmi dove la trovi. Allora, innanzitutto sulla mia parte destra, che è Beh, quella più esposta a questi attacchi. In questo momento è molto rigida e fredda. Sento proprio. dove la La, trovi la questa? mia. Mm. La trovo in tutta la mia Come la parte vedi? destra. La vedo bianca che trema, paralizzata, come se metà corpo fosse refrigerato. Quindi come brina? Sì, come quando metti, cioè noi non la mettiamo, ma la carne nel freezer, una roba morta, fredda. Mm. Bene, prendi la tua mano sinistra che è libera energeticamente, con la Sì, questa sì. forza e pulisci, no, ma non farlo nella realtà, fallo con l'occhio della tua mente. Togli questa paura da tutta la parte destra del tuo corpo. La raccogli, questa brina, questo batuffolo di cotone, questa sostanza, paura, e siccome sei Dio, creatrice, regista, sceneggiatrice, tutto quella roba lì, del tuo film, apri di fronte a te un portale definitivo, significa che tutto quello che ci metti dentro non torna più nel tuo film, è escluso dal tuo film per sempre, senza ripensamenti, eventualmente anche tuoi. E butti quella paura lì dentro per sempre. Quindi attenta bene, Nel se momento, profondamente vuoi questa paura, non farlo. aspetta, perché io non riesco a togliere un po'. Ne ho tolto un po', adesso voglio togliere bene tutto.
Ti dico anche un'altra cosa. Alan è un maschio e il maschio si presenta sul lato destro, che è il tuo maschile, E cosa vuole? il tuo collegamento con il Scusa. padre. Adesso lo vediamo cosa vuole, te lo Ah, dice. scusa, eh. No, è Tutto. che sono un po' esasperata da sta situazione. Non è che dico a te cosa vuoi, cioè Sì, sì, dicevo sì. quasi a lui, capito? Scusa, Sì, 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 è no, 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 stato no, ma certo istintivo, ok. è così, ma adesso lo vediamo con calma. Eh. Paura, Anche perché, scusami, quello che mi provoca fastidio, che la mia mano destra è quella che disegna, che crea, che fa. Mm, mm, Questa cosa incide, mi sta un po' arrabbiando, mhm. capito? Quindi provo un po' di paralisi, un po' di rabbia, un po' Ti queste viene in cose. aiuto la mano sinistra, il tuo Ok. femminile, la tua calma. Brava, fai un bel respiro. La tua mano calda a sinistra porta il suo calore su questa brina del lato destro. Libera la mano, il dorso e il palmo, le 5 dita, il polso sale, l'avambraccio, il braccio, il gomito, la spalla, tutta la parte destra, come una grande mano calda sinistra. Toglie tutta questa brina, se vuoi, essendo brina, il caldo della mano sinistra la scioglie e l'acqua che ne risulta la metti nel portale definitivo. Sì, lo sto facendo. Mi viene da dire che il portale, sai come lo vedo? Come quel tunnel. Benissimo. I portali si aprono e poi ricordati di chiuderli. Allora, Quando si chiudono, scompaiono. prova a velocizzare, eh. Adesso, sì. Non so se mi vuoi aiutare a velocizzare, cioè, Sì? sono sulla testa, ok, il calore sta arrivando. Adesso. Allora, lui si sta staccando, non ha più quella presa tenace sul polso, man mano che scende il calore, si sta un po' allontanando. Ah, Tu togli solo la paura, non togliere Alan. ma lui si è Se, un po'. se si È lì, allontana va bene, vediamo. ma non va via perché non hai deciso questo. È lì che guarda. Bene. Dimmi se hai ancora della brina sul lato destro. Sì, adesso è sull'anca e sta scendendo. Bravo. Ti ricordo che sei la regista del tuo film. Puoi, se vuoi, accelerare con forward, giusto? Ok. Allora, via nel tunnel, l'ho avuto là e chiudo. Oh, Benissimo. Ricordiamoci una cosa, Elisa, chi è Dio? io, Chi crea tutto? io, Chi disfa tutto? sempre io. Chi si fa i capelli da giusta? Io. Sempre tu. Ok. E adesso ti giri Oh, verso wow. Alan, glielo guardi negli occhi e mi dici come ha gli occhi. Lo vedo come faccia da lupo. Gli occhi piccolini, Piccoli piccoli. rossi, neri, rossi, piccolini, molto piccoli, ha due fessure, ha quasi la faccia da lupo. Sì. Con che bocca ti sta guardando, cioè digrigna i Allora, denti, ha fame, ha allora, sete. è un po' meno inferocito, un po', mi verrebbe da dire, non stupito, ma aspetta, trovo il termine, forse deluso, un po'.
Beh, io quella faccia la faccio quando sono delusa, amareggiata, delusa, insomma, un po'. Mi hanno Ha, scoperto. pers- ha perso, Potere. guarda, in questo momento lo vedo come Lupo Alberto, lo vedo con le orecchie basse. Prima lo vedevo come un lupo inferocito, adesso lo vedo un po' gobbo, con le orecchie basse e quasi un po' da cartone animato, un po' con... mi fa Sai che quasi... cosa è successo, Elisa? Adesso mi viene da piangere, ma non sto piangendo. L'hai È un depotenziato po', è tu. una reazione. È la reazione del mio corpo destro, sto piangendo qua, solo destro, eh? Attenzione. L'hai depotenziato tu. Se ne sta uscendo dalla camera. No, 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 aspetta, abbiamo delle Ah, cose da dirgli. Quante volte è venuto a trovarti di notte? mi dice 1000. Cosa Ah, può voleva? essere, eh? Cosa voleva? Mi dice me, ma ha risposto me. Ma non è che Ah, parla, eh? Lo percepisco io, non mi dice niente. chiedi a lui, sì, Adesso sì, guardi in giù, è gobbo, ha le spalle molto ricurve, è anche più basso, più piccolo, più piccolo, più oltre che bassettino. è ancora alto 2,70 m? No, Un cagnolino, guarda, mezza taglia. sta diventando quasi un cagnolino, Va sta bene, diventando, sì, guarda, gli un facciamo un'altra metro. domanda, a ogni domanda gli tiri un bocconcino per spingerlo maggiormente a rispondere. Tiragli un bocconcino per terra, come si fa ai cani. Perché? Come si fa con i cani a cui non si vuole bene. Cioè, il Esatto. mio cagnolino glielo metto. Glielo dai Ok? con la mano alla bocca. A quelli a cui Certo, non vuoi senza... bene si butta ah. per terra e gli chiedi ehm, per quale ragione tu, Elisa, l'hai chiamato. Allora, mi viene che volevo provare una vita, mi viene da dire piatta, Piatta? e senza creatività, mi viene da dire, piatta. Forse io dico piatta, ma Senza piatta. visione Per me, eterica? perché mi dice amorfa. Amorfa. È Oh. lui la causa esoterica della tua scomparsa visione eterica che come vedi non c'è? Scodinzola. È lui. Lui è nato in seguito all'invito, evidentemente, della signora pazza. Allora, io vedo che esce da un buco nero, Chi? questo La signora lupetto. Lupetto. Mhm. No, è il lupetto. Ormai è diventato un lupetto. E ormai è diventato un lupetto, perché io adesso lo vedo così, però è uscito da un buco nero, in basso. E mi viene in mente un po' la situazione in Vito, quando in realtà, allora, quando io avrei dovuto aprire per far uscire, ho aperto, è entrato. Forse qualcosa è uscito, ma lui è entrato. Ma quando? Mi sono spiegata, Lucio? In E quell'epoca là? in quelle, sì, In quella situazione quella là? cosa che ci siamo detti, insomma. Va bene. In La- qualche modo te l'ha mandata lei questa cosa, quindi tu riapri quel portale, torna indietro e il lupetto che adesso non ci serve più, quindi andiamo è dietro avanti. una griglia. Il lupetto È dietro una saluta griglia. Mm, la signora pazza, no, il il lupetto. lupetto. Bene, prendi la griglia, la gabbia, prendi il lupetto, buttali nel portale definitivo che tu hai trasformato in portale definitivo da cui è entrato Io lo all'epoca. butto in quel cilindro là, in quel tubo là, in quella Benissimo. specie di cosa che vedevo. Sta lì, fatti suoi. E Chiudilo, fa fatica anche a rotolare perché è dentro la gabbia. chiudilo. Ciao ciao gabbia. Elisa, Oh, come stai?
stanca? La parte destra più calda? No, 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 Ah, no. Stanca no. No, no, sto bene. bene. Dimmi bene, insomma, sto bene. Eri a 890 milioni, a quanto stai adesso? Eh, vedo un 1, 0, 0, 0. Non sono brava in matematica. 1 è una serie di zeri, 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 tantissimi zeri. È molto meglio, direi. Sì, Mm. Benissimo. Guarda, te la chiedo così, le tue entità mentali. Diciamo, i filtri dei tuoi occhiali cambiano, non sei più settata sulle entità eteriche, sulle energie di quel tipo, ma sulle tue entità mentali. Chiamale con l'occhio della tua mente, guardale, dimmi come le vedi. più che altro sento come se intorno a me ci fosse un campo magnetico, chiamiamolo adesso un anello. È come se mi giro, nel momento in cui mi hai detto così, vedo chiamiamolo anello, Mm, un anello delicato però, cioè non si percepisce appena. Vedo un anello sottile, questo, all'altezza più o meno della mia faccia, mhm. e ti dico quello che vedo. Vedo questa cosa, se sono le entità mentali non lo so, È però una quando mi hai quindi. detto così, io vedo da 360 gradi questa cosa che gira intorno, questo Mm, fascio di mm. luce molto debole. È veloce, cioè la velocità con cui ti gira intorno è forte? Io, No, cioè, l'anello, se mm, gira, sai che non so se sta girando. Secondo me è come se, più che girasse, è come se evaporasse i disegni, poi vedrete tutto meglio. Però diciamo che, no, è sempre così, perché io mi spiego malissimo. Allora, percepisco questa debole scia e da questa scia è come se si sprigionasse un vapore di luce, però non credo stia girando, blocca il no. tempo, rendi più nitida l'immagine. Guarda, tu sei al centro dell'anello, mi sembra, no? Tutto il percorso dell'anello, la lunghezza dell'anello dall'interno del cerchio. Diciamo che è un grosso hula hoop e tu sei in Sì, mezzo. ma molto, è molto distante da me, potrebbe Sì, sì, sì. essere 6 metri, 6 metri, Mhm. non è vicino. E mi viene da dire che ogni persona ne ha uno. Adesso mi sembra, mi sto Beh, guardando un po' intorno. E quando le persone si incontrano, questa cosa un po' frigge, qualcosa c'è. mhm. Mentale. Non so cos'è. Non so, Quindi quando i adesso due te lo anelli di dico. due persone si toccano, interagiscono tra di loro. Non si integrano, ma è come se, vediamo se riesco a spiegarlo, poi col disegno viene molto meglio, però diciamo, due persone si avvicinano, ognuno ha il proprio anello. Due persone si avvicinano, questo anello si piega Ho capito, sì. rispetto all'anello dell'altra persona, quindi non si intersecano, non si sovrappongono, Si baciano i due si anelli come se schiacciano, si fossero baciano, di perfetto. gomma, diciamo. Mm. Io vedo questa cosa, non so se sia entità mentale, Dai un nome a questa cosa. Nel tuo caso, il tuo anello. no, io la chiamo energia.
perché per me questa cosa è energia. Va bene. Quindi tu hai fermato il tempo, l'anello che di fatto è come se fosse una ciambella, no? È Sì, un sì, tubo che finisce in se stesso. sì, È trasparente? è molto una luce debole, è trasparente, se io ci metto dietro qualcosa intravedo, Ha una non struttura blocca. costante o vedi come delle zone più dense o delle sfere dentro questo tubo? Costantissima, Costante, ok. costantissima, E quello è il molto... tuo, benissimo, quello è il tuo campo energetico. Ah, ok, ma infatti non la per... così, mi sembra una roba anche, la, come dire, la percepisco normale, ecco, non mi fa neanche paura. Anzi, il fatto che nel momento in cui incontro una persona, questo anello non si interseca, non mi dispiace. Poi magari non so, è anche un difetto perché forse a volte bisognerebbe aprirsi, non lo so, però Vabbè, chiama quella tua amica, a considerazione. quell'amica, Sì, chiama quella tua amica, quell'amica che, in prossimità sì, della quale ti succedono sempre delle piccole sfortune, incidenti, ti tagli sì. le dita e così via. Chiamala, guarda dall'esterno la scena, dimmi come vedi i due anelli, cioè i due campi energetici. Allora, cerca di spingere il mio. Faccio un po' fatica a resistere, faccio un po' fatica. Quel famoso bacio diventa un po' rientrante verso di me. Mhm. Cerca un po' di spingere. La persona la vedo un po' anziana, molto anziana, non un po', molto anziana. E nella Spinge, realtà non è così. no, bella donna, insomma, anche molto più allora. Nella realtà, voce da bambina, tutto è volto a far sì che lei sembri una bambina, Nella proprio realtà, volutamente, eh? Volutamente. Qui invece vedo l'opposto, è completamente un'anziana. fragile, gracile, però c'ha questa energia che spinge. Va bene, nell'immagine che stai vedendo, quindi il tuo anello si ritrae un po', diventa Sì, un po' si ammacca. Si esatto, sente quando spingi concavo. il dito sull'alluminio? Mhm, Concavo. mhm. Sì. E tu è questo quello che vuoi? Con altri Subire il campo succede. energetico di qualcuno? Eh no, infatti questa cosa, mentre con gli altri vedo che riesco a stare, insomma, il cerchio è bello teso, c'è qualcosa che mi si ammacca. Non riesco a spingere. Aumenta la frequenza dell'anello. L'ho allargato, sì, si è spostata. Si è spostata notevolmente. Aumentala ancora di più. Sta quasi cadendo. Aumentala, aumentala, aumentala. Alla Immagina luce in faccia, alla come? luce in faccia. Si ripara dalla mia luce in faccia. Si ripara. Bene, Una sai persona anziana. quei, quei pannelli di controllo dell'audio nelle sale di registrazione, Certo. quegli Il aggeggi che tu mixer. tiri su, i mixer, bravo, il Sì, sì, mixer che sì. tiri su e Le levette. brava, la levetta, la tua levetta è lunghissima, sei solo all'inizio, alzala e guarda cosa succede. Ah, cade, si ripara dalla luce. Con le mani, non sa come fare. In ginocchio. Eh, Ognuno a casa eh, sua. è debole. Bene, è la sua Lei dice, storia, ma lei dice che è debole. è la Cosa sua vuole da storia. me? Approfitta, non ci importa, Approfitta. è la sua Però, storia, va della tua energia,
della Eh, tua... però è lei che ammacca, no? Dopo me la spiegherai da, non so. Non a so, lei che ammacca e adesso lei è ammaccata? ma adesso lei non è ammaccata perché io non ammacco nessuno. Adesso lei è semplicemente, io ho una sfera, quest'anello è come se adesso avesse fatto la rotazione di 360 anche in tutti i lati, è una sfera, di fatti. Prima era un anello orizzontale, adesso è una sfera. E lei è come le bocce e il boccino. Lei è il boccino, io sono la boccia. Benissimo. Questo riferimento vecchio mi è venuto forse perché la vedo vecchia, le bocce. Però è così. Adesso è lì, annichilita, che si ripara dalla luce, non sa come fare. Sì, diciamo che l'immagine è però un pochettino fuorviante perché la boccia va verso il boccino, se no non fa il punto, Ma io no? sono lì, la boccia va verso il boccino, ma infatti io sono attaccata lì, non mi sono cioè, Sì, perché lei si è avvicinata, ma adesso lei è diventata piccola. è laggiù, sì. Siamo Perfetto. tutti. La salutiamo nella tua sfera Sì, energetica. Questa situazione non la desideri più, hai in qualche modo, no, diciamo, eliminato un contratto. sì. Quindi metti il boccino in un portale definitivo. Non vuol dire che lo stai mandando al secondo universo, vuol dire che Ok, non ne in vuoi più boccino. sapere. Ok, Se vogliamo, puoi immaginare il portale definitivo del boccino come, non so, la buca del biliardo. bello. Sono due cose diverse, però siamo lì più o meno. Via il boccino. Elisa, i calci che davi di notte, le urla, Sì. causa Ah, erano esoterica. quelle. Allora, Alan, sì, lo davo a lui. Sì, 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 sì. Nel muso. Sì. la causa esoterica di non vedere più è stata quella cosa che hai fatto con la signora pazza. Una domanda? Mhm. Perché io adesso non vedo niente. Perché l'hai già Ok. tolta. Era sempre Peraltro, lui. peraltro non Non lo so. vedevi più in maniera condizionata, perché come vedi sei andata in ipnosi in 10 secondi. Quindi nulla ti ha scalfito una caratteristica specifica tua della tua anima. Ergo, nessuno può Bene. interferirti, né l'amica, né la signora pazza, né quello che passa sotto casa, perché tutto dipende da Dio. E Dio, nella tua storia, nel tuo film, sei tu. Elisa, chi è il regista? Io, Lo sceneggiatore? io. Di chi è il soggetto? Ah, faccio tutto io. Luci, audio, mixer, montaggio, l'ultimo dei galoppini del set cinematografico, il trovarobe, quello che porta i panini, Sì, quello che tutto. produce Sì, caccia i io. soldi. Chi è poi al cinema che guarda il film? Se vogliono anche gli altri, ma Alla il fine primo, sempre io. in prima fila sul trono d'onore con tutte patatine, popcorn e Coca-Cola, va, che brutta pugina Ma che ho fatto. veramente. E acqua distillata, no, se distillata no, acqua di fonte, sei tu. Sempre io. Come si dice qua, a fast tut me. Ha fatto tutto me. A fast tut me. Faccio E tutto adesso io. tu, che sei il padrone, il dio e la regina di tutto, vai a cercare dove sta il supposto deficit d'attenzione tuo. Cercalo, è tuo. Cerca una cosa tua.
Allora, è come se fossi uscita dall'acqua. Mhm. Io sono uscita dall'acqua con la testa. C'è una gran luce. Allora, adesso non vorrei dire, ma sembra quasi il parto. Mhm. Medici. Ah, sono io che sono uscita. Una gran luce. Medici. Ci sono dei medici. Secondo me sono nata, sai? Mhm. Cioè, sono appena nata. Com'è Vedo l'effetto? quelle luce, tanta luce, troppa. Freddo, vedo quelle forbici, quelle lunghe, con quei manici lunghi, sottili, il cordone. Se ti dà fastidio, staccati da questo ricordo. Sei Ho uscita sentito il distacco del dalla cordone. mamma. Ah. Hanno tagliato il cordone. Mi sento sola, sono lì, Sei a mi testa sento in di... giù? Ma io adesso sono a testa in su che guardo e loro mi guardano. Tu vedi? Eh, ma io vedo, no, allora, io vedo camici verdi, luce forte, però sto piangendo sostanzialmente. Mm. Non capisco, mi dà fastidio sta luce, troppa luce, Bene, abbassiamola questa luce che ti dà troppa. fastidio. Abbassiamola. Anzi, immagina di metterti degli occhiali, tu lì, neonata, e questi occhiali non solo ti proteggono gli occhi dalla luce, ma ti permettono di vedere con quegli speciali filtri le entità mentali che alla tua nascita Eh, sono pronte ad accompagnarti per tutta la vita, lì. io vedo, sì, mi ritorno, vedo le mantidi. Ale, Le. veicolo Sì. delle entità mentali. Cosa vuol Quante s- dire? veicolo, Mi viene cioè mi è venuta mamma, non so perché. mamma, Non so cosa mi hai chiesto, scusa. sono Eh? della mamma le mantidi? C'è una grossa mantide che batte sulla spalla alla madre, alla mamma. Sì. E poi ci sono quei dottori, alcuni con la faccia da mantide, non tutti. Sì. Non C'è un tutti. covo di mantide. Fai così, Mi sembra... guarda in tutta la sala operatoria, mamma compresa, medici, mamma compresa, Cioè, tutte le entità degli altri con attenzione. allora, c'è uno che traffica con gli arnesi, piegato su una bacinellina con degli arnesi, che ha sul groppone come se fosse c'è un grosso rettile, né più né meno. Mm, È come se davanti fosse umano e tutto dalla metà corpo in alto, cioè dietro, diciamo, alle spalle, venisse fuori tutta questa pelle squamata, questa gobba, cioè c'è proprio il rettile. Poi vedo, a me sembrano 4 persone, questi 4 con camice verde che mi guardano, alla faccia da mantide, tutti, Mhm, sai. mhm. Probabilmente quello più lontano ha la faccia umana col rettile. E Guarda poi i c'è colori delle questa, mantidi. sono quasi come se fossero grilli, cioè sono marroni, marroncine, verdi, marroncine. Perché loro hanno, si vede solamente la faccia, il corpo è da umano col camice. Quindi sono di fatto dei camici, no? Loro hanno i camici come fossero persone, poi hanno questa testa che Mm. sbuca, brutta, Elisa, sì, ti solito. faccio guardare le interferenze di questi nella sala operatoria da sola senza parlare 30 secondi, mi assento io 30 secondi, Sì. ti do questo Ok, tempo per visualizzare meglio, poi lo vedremo nei disegni, sì, le sì. caratteristiche, i colori delle entità,
Per esempio, le mantidi sono solitamente, ma non ti voglio condizionare, bianche, marroni, Bianca è verdi, quella da mia mamma, grossa, è la più alta, importante. Le eh, bianche sono le che principali. probabilmente avevo già visto in un'altra sessione, sì, Dimmi sì, anche che aveva. cosa fanno con la bocca le mantidi. Sono famose Eh, per avere queste infatti fa mandibole molto qualcosa. forti. Mhm. Se ti Va bene, parlano, va bene. se ti Sì, sì, minacciano, va arrivo tra bene. 30 secondi, Ok, guardati il tuo sì, film. sì, Arrivo. ok. Eccomi. Dimmi cosa hai visto. Ora l'ho vista un po' meglio. Diciamo che adesso mi hanno messo sul seno di mia mamma, vicino, insomma, sopra. Lei piange, piange, c'è questa mantide bianca sopra le sue spalle che è come se la consolasse. Allora, ti spiego bene. Mia mamma si sente consolata, no? Tipo la pacchetta sulla spalla. A me questa cosa non piace per niente, perché io capisco che invece è come se la stesse prendendo in giro. Mhm. Hai capito la situazione, no? Mia mamma si sente consolata dalla pacchettina, l'abbraccio, e io provo un po' di schifo, un po' per tutto. Sento il calore di mia mamma, mi piace, ok, ma la situazione in questo momento è proprio fredda, brutta, non mi piace. Questi medici sono appunto con questo camice verde, i guanti, la faccia da mantide, il cappellino, che fa. E prima è entrata un'infermiera, aspetto umano, è entrata un'infermiera e ha chiuso la porta, non so, ha detto qualcosa, doveva dire qualcosa, tipo, non so, l'organizzazione dell'ospedale, non so, ha dato un'informazione ed è andata via. E niente, adesso tutti sciolgono le righe, diciamo, hanno fatto il proprio dovere e ci stanno trasportando da qualche parte, corridoio. Vedi le tue entità mentali? Le mie? Mhm. No, No, a me evidentemente no. viene. Non ci sono.
Molto bene. Dopo aver visto questo bel bestiario, Aspetta, Lucio, un attimo. dimmi. Aspetta, eh. Perché mi sembra strana una cosa. Mi sembra strana una cosa che ti dico. Mhm. Hai presente quando ti spingi forte gli occhi? Adesso te non l'avrai mai fatto, ma mi è capitato da piccola, lo so, così, di spingere forte gli occhi, forte forte, In e poi fuori. rilasciare Mm. dentro, no? Fare, spingere Sì, 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 forte, sì, poi sì. è un giochino che forse si faceva da bimbi, o lo facevo io, non lo so. Eh? Mhm. Vedo dei rametti, non so, vedo dei rametti, un po' di elettricità. Mhm. Non so, siccome prima Chiamala. non lo vedevo. Si rametti questa elettricità, chiamali. mm, Aspetta, eh. Mm, Allora, io vedo una una silhouette ma molto indefinita. Potrebbe essere una persona come un- un'altra cosa. E attorno questi bagliori, questi flash, come se fosse pulsante, dei flash. Vedo questa cosa, ma non ha. È una? È una grossa. Se io la dovessi identificare con questa forma di silhouette, vedo una forma nera, grossa, e poi attorno questi bagliori, questi flash. Come si chiama? Ha una definizione? Mi è venuto Hero, Mm? Tiro? Hero come eroe, si Ah, dice così? Iro. Hero, non so, Hero, però. Quali caratteristiche ha nella tua vita Iro? Adesso comincia a pulsare, pulsa, 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 aspetta che manda, come se ci fosse le luci stroboscopiche. Mhm. Per dirti cosa? Forse che ha tanta influenza, come se si fosse accesa. Adesso non vedo più la silhouette, ma è come se fossi sotto una cupola. Mhm. Da 1 a 10, quanto pesa Iro? Mi è venuto 10. Come varia la tua vita, Iro? Allora, senti, a me è venuta la voce, mi fa fare tutto quello che vuole. Molto bene. Mhm. Ho sentito questo. Perché Iro? Perché sei un eroe, un'eroina, anzi. Chi, io? Mm? O questa specie di cosa? Beh, l'obiettivo e il risultato Eh. dell'agire di Iro su di te. Altrimenti si Ah, sarebbe chiamato in altro ah. modo. Lui si vuol far credere, Mm? dici? O Mhm. no? Ok. Cioè, forse ti dici io nei suoi confronti sono il niente e questo è l'eroe, non so. No, no, no. Tu No, sei, no. allora, Mm. non so, un'entità mentale, no, è inutile che faccia degli esempi perché poi ti condiziono. Se questa No. entità mentale che sei tu, che hai voluto tu, Ah, che ho si voluto io. chiama Iro, si chiama eroe, Sì, sì. tu dici, mi fa fare quello che vuole. Ma, No, che vuole lui, esatto. in funzione di, cioè, facendoti sentire l'eroe, la più brava, No, assolutamente. No, no. di come agisce con te.
È come se io seguissi le regole perché c'è questa cosa qua. Non lo so. Quali Allora, regole? mi fa fare. È come se non utilizzassi, diciamo, la mia forza perché lui, questa cosa che vedo, mi fa fare quello che vuole, insomma, come se mi condizionasse. Ecco. Dove la vedi? Ma io la vedo tutta come una cupola e vedo un bagliore sulla sinistra, vedo adesso vedo un bagliorino qua nell'occhio sinistro, però è tutta attorno. E anche qua vedo una sorta di membrana un po'. Sì, potrebbe essere definita elettrica, se dovessi disegnare l'elettricità, il lampo, potrebbe essere così. Sul, sul rosso, colore rosso. Ma dove la vedi nel tuo campo energetico? Ma io la vedo come se fosse una tazza ribaltata sopra di me, però tonda, una cupola. Ti Vedo questa cosa piace? che pulsa. Una specie di medusa sopra la tua testa? Bravo, una medusa, perché è trasparente, ma non troppo, c'ha quelle venature. Ma mi piace. Mi viene da dire, Ti affascina. no, mi rimane abbastanza indifferente. Mi rimane Però è sopra la tua indifferente, testa. molto in alto, però tutto attorno e sopra la mia testa, sì. Condiziona, va bene. Va bene, Elisa, andiamocene nel tuo nuovo cluster. Qui finalmente puoi vedere tutti i tuoi contratti che hai stabilito dall'ultima volta a oggi per fare esperienza con le tue nuove entità che già in parte hai tolto, eteriche, e con le tue nuove entità che non hai mai considerato, visto il lavoro del passato che ne era impedito, mentali, la Medusa. Qui ci sono tutti i contratti, togliendo i quali togli tutto, lasciando i quali lasci tutto. A te la scelta. Sai bene che quello che vuoi togliere lo devi buttare in un portale definitivo. Il tuo portale definitivo che decidi tu, che è reale perché tu lo decidi. Ma non c'è tanto, eh. Mm, Quando mi hai detto così, vedo una specie di grotta, chiamiamola così, dove c'è questa entità, questa cosa, questa specie di medusa. Non c'è l'eco, non c'è granché. Mhm. Se guardo meglio. Io percepisco solo questa cosa qui. Adesso la guardo da fuori, è lontana, è come se fosse un oggetto, no? Piccolo. Beh, il contratto con Alan doveva esserci. Veniva a trovarti tutte le notti. Io vedo. Il contratto con l'amica l'hai fatto. Hai permesso all'amica di tagliarti e di avere tutta una serie di piccoli problemi per capire che abbiamo un anello energetico intorno. Quindi l'amica l'hai deciso tu, l'esperienza con l'amica, per capire questa cosa. L'amica non è negativa, Alan non è negativo, hai deciso semplicemente di finire l'esperienza con lui, ma ti ha permesso, per esempio, anche di cercare questa nuova sessione, di vedere nuove cose. E questa nuova sessione è soprattutto legata alla tua visione di un'entità mentale che non hai mai visto prima in vita tua. Bella, affascinante, colorata, i tentacoli della medusa, ma sempre medusa. Più polipo. Polipo. E no, io non so se sono nel cluster.
perché vedo, io sono in una grotta, sì, è una grotta, c'è questa cosa che vedevo prima sulla mia testa, sì, che vaga, insomma, è lì sospesa, però io non vedo nient'altro, non c'è nient'altro. Siamo sempre sul rosso, colori un po' pesanti. Mhm. Non ho paura, no, sono tranquilla, però Cosa vuoi fare di tutto questo? ma io butterei via. Cioè, prima ne ero indifferente, adesso dico, bah, non mi interessa. Lo buttiamo? Sì, adesso faccio sì, la cartoccio e via. Ok. Bene, chiudi il portale, Sì. vai a vedere anche nell'avatar se esiste ancora qualcosa. Cosa vedi? Allora, io vedo una persona che ha un po' sonno davanti al computer. Bene, eliminalo. Cosa faccio? Lo prendo, lo Eliminalo. butto, cioè, Lo butti nel portale lo definitivo. butto. Ho acciaccato. Come? Non se ne accorge neanche. È un Perfetto. po' acciaccato, è lì, non ha più l'energia di scrivere, non so, gli è venuto il classico abbiocco. Ottimo. Ok, via. È rimasta la postazione vuota. Butto. Butta. Adesso nel cluster e nell'avatar crei, mi sembra, il tuo primo ad eternum. È una creazione energetica tua, personale, solo tua, con caratteristiche solo tue, e dura per sempre, come dice il nome stesso. Ha questa funzione. Nel cluster e nell'avatar, i due posti importanti dove tu hai deciso di fare nuove esperienze, metti stavolta una tua creazione, una sorta di firma tua a te stessa, in cui non accetti più nessuna interferenza, fai esperienze da non interferita o da usa e getta interferenze quotidiane, perché le abbiamo tutti, differentemente da qualcuno che è ossessionato dalle interferenze e vorrebbe l'utopia e che non esiste sulla Terra, perché la Terra non è utopilandia, utopialandia, sai bene di chi parlo, e crei questo ad eternum nel cluster e nell'avatar, possono anche essere differenti, e dimmi come lo vedi. Vedo come palla infuocata, una grossa palla infuocata, sì, Mhm. sempre in movimento, come se si autogenerasse questa energia. Sì. E Dove la metti nel cluster? l'andrei a mettere al centro. E resterà lì per sempre? Resterà, brucerà lì per sempre. È quasi come se fosse lava. Sta sciogliendo, sta...
sta sciogliendo, sta facendo cadere come lava il pavimento, sta scaldando, sì, lava, della gran lava vedo, luce nelle tenebre e della gran lava che scende. È come se questa luce si stesse espandendo, cioè la luce rimane lì, però diciamo tutto attorno si sta liquefacendo. Ti piace? La sento molto forte, mi piace perché sento il potere, sento la forza. È una tua creazione. Mostrala, siamo alle battute finali, a chi vuoi tu, per esempio alla persona con cui vivi, alla cagnolina che è accanto a te, a tutti i tuoi colleghi, amici, familiari, genitori. C'è chi non la vuol vedere, Mhm. altri la guardano. È la tua creazione, è il tuo giorno, è la tua vita. Alza le tue frequenze, Elisa, al livello tuo ottimale. Prima mi hai detto tanti zeri, quindi non abbiamo un vero punto di riferimento, ma rispetto a quel momento quanto sei? Più, Il meno? doppio, Il il doppio, ottimo. doppio. Se prima Ah, c'era uno, adesso due. Adesso av- tre. avevi una consapevolezza del 95%, a quanto sei adesso? 120. Eri tutta PS, 88%, adesso quanto sei? Adesso mi dice 70 PS. Ottimo. L'ideale sarebbe 50, ma va bene così. Ah, Vite, va. vite precedenti erano 117, 85. 85. Cervello 35, la tua scala è un po' diversa dalle medium, ma va bene lo stesso. Eri 35, 55. ottimo. Messaggio che vuoi lasciare a te stessa dopo questo bellissimo viaggio. La mia PS è sempre un po' così, non ha mezze misure. Dice vivi e fregatene di tutto e tutti. Sei Dice così. d'accordo con la tua PS? Ma guarda, anni fa mi scioccava la mia PS, adesso penso che abbia un po' ragione. Sì, cioè, va bene, ci sta, è in linea. Non Bene, la vedo stravagante, non so come, perché per me una volta era pazza, ecco, la consideravo proprio pazza, non so. Mi sembrava come come un vedi fuggitivo. da adesso in poi il tuo disturbo, supposto disturbo deficit dell'attenzione? Allora, vedo che di base c'è, però di base c'è. E esistono i mezzi per, come dire, Gestirlo. cioè non è, tra virgolette, un grosso problema, ecco. Mm. Eh, vedi i presupposti per avere nuovi disturbi del sonno durante la notte? Allora, vedo che ci potrebbe essere un via vai, ma di persone, vedo bambini, Mhm. però io dormo, vedo che dormo. Ci potrebbero essere, perché è come se ci fossero delle entità, persone, spiriti, tutto quello che vuoi, che si facessero dei giri e venissero a guardare. Al momento io mi vedo che, insomma, sto dormendo, non... Ottimo. Qualora dovesse ripresentarsi la situazione, tu sei Elisa Dio.
Ricordatelo sempre. Scrivilo Sì. ovunque. Come mi Maglietta, scrivo i bigliettini per non dimenticare esatto le cose. bravissimo. E la tua nuova marca di vestiti eterici è Io sono Dio. Non vesti altro. Stesso gli occhiali, gli accessori, la borsa, le cuffie e anche il tuo parrucchiere si chiama Io sono Dio. Il colore dei tuoi capelli è il colore Io sono Dio. Bellissimo. Segnalo in tutti i tuoi corpi, fisico, emozionale, mentale, eterico, subliminale. Io sono Dio non vuol dire invincibile, non vuol dire utopia, non vuol dire noia, vuol dire che ogni cosa che ti capita la gestisci tu, la fai tu, sei tu il padrone, ridi del fatto che te la stai concedendo eventualmente e così come te la sei concessa, te la togli. Non esiste più la stupida paura, il freno a mano tirato di ogni esperienza. Esiste una sana, che adesso tu mi farai, serena risata. Prego. Io devo ridere così. Ma io rido molto, eh. Infatti non fai Io nessuna rido fatica. molto e anzi adesso guarda, mi dico, a inizio sessione quella Alan lì mi faceva paura, adesso proprio lupo Alberto e io dico ma perché nella realtà di vita poi uno non si ricorda di queste cose. Sì, Guarda, adesso eh sì. la Attenzione a non prossima volta trasformare la paura in compassione. Poverino Lupo in Alberto, compassione, è lì che che lacrima, no, 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 ha no, no, fame, poverino. No, a scodinzola. parte che a me Lupo Alberto, posso dire, non piace. Ok, Non piace. Non mi ha mai appassionato. sì. No, 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 ho capito cosa dici. Mi era capitato in passato con alcune entità, è vero, provavo un po' di pena. Sì, Mhm. è vero. Anche perché, Elisa, se tu sei Dio, e loro non lo sono, loro non lo sono, loro non possono creare. Esiste solo chi crea, il resto non c'è. Quindi Lupo Alberto che ti fa pena o Alan che ti fa paura, in realtà non c'è. Non posso nemmeno dire è aria perché l'aria è un fluido, Ah, ok, quindi anche se sono io che lo virtuale. vedo come... no. No, 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 non esiste, non c'è, è una creazione fittizia. In 3D è poligoni. Il film 3D te lo vedi e sembra vero, ma nella realtà il pesce di nome Nemo non c'è, Ho non c'è. capito. Sì. Neanche in un programma, perché è un programma, il programma non c'è, non esiste. È una simulazione, dentro una simulazione, peraltro. Anche il pesce fisico non esiste. E questo lo rimetti in tutti i tuoi corpi, in tutte le marche dei vestiti eterici che vesti, dei tuoi accessori, delle cuffie, dei capelli e del parrucchiere. Questa nuova informazione. Va bene. Come ti senti? Bene, Quindi mi torniamo. sento bene, sì. Sì, Pronta? sì. Quindi inizio un veloce conteggio da 1 a 5. Quando dirò 5, sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando e sarai completamente tornata. 1. Ti alleggerisci. 2. Recuperi tutte le tue energie. 3. Metti in equilibrio il lato destro e il sinistro, i piedi e la testa. 4 e 5. Apri gli occhi. Oh. Ciao. Ciao. Calma, calma, alzati con calma, non sbattere Sì, la testa. infatti che sono qua nel mio capelli, tutto bene, sì. Tutto bene i capelli, la cuffia tutto bene, la cagnolina tutto bene. Wow, dai, sono contento, ho visto. Bene, Adesso avevi devo paura, no? farmi... Avevi il Avevo timore. paura di questa cosa. No, più che paura avevo la certezza.
che non vedessi. vedere. Ok, ottimo. Bene, com'è andata? Non so, da parte Bene, mia, bene. assolutamente. Adesso poi te la rivedrai. Buon lavoro con i disegni. Ci Ah, non sono... vedo l'ora di mettere... Sì, No, dimmi, quali su sono quelli carta. che ti piacciono di più? Il primo che disegnerai? No, io direi Alan. Mm, Togliamoci. una cosa No. nuova. Poi c'è un bel ripassino lì in sala operatoria alla nascita. Ti Ah, rifarai un po' di certo. mantidine e via. Erettile. Guarda, infatti, visto che le avevo già viste in una sessione, le ho viste in maniera molto più distaccata, come se fosse una cosa, no? Vecchia, appunto un film. Mm. Non avevo neanche quella paura che avevo effettivamente durante l'altra sessione. E Voglio adesso devo far vedere mente locale perché... come farai, come renderai la medusa, il polipo. Voglio proprio Ma vedere. ce l'ho ben chiara in mente, ce l'ho ben Bene, chiara. Adesso bene, bene, è un bene. polipo. Bene. Buon E dai, disegni. quando... Sì, grazie. Poi, insomma, quando la sessione va su con i disegni si capisce tutto. Con le parole è veramente difficile spiegare. Esatto. Chiudiamo qua la registrazione. Grazie Allora, ancora, sì, Elisa. ciao. Ciao.